Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere un secondo piatto importante, un'alternativa all'arrosto di vitello, il rollè di tacchino con contorno di funghi. Facciamolo insieme. Per fare il rollè di tacchino ripieno al forno noi utilizziamo 800 g di fesa di tacchino, 200 g di spinaci, 150 g di formaggio a fette, 2 uova, 100 ml di vino bianco, 100 ml di acqua, circa 2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva, un rametto di rosmarino, 500 g di funghi per il contorno, una fettina di aglio e un ciuffetto di prezzemolo, sale e pepe. Stiamo salando l'acqua in una padella perché ci andremo a cuocere gli spinaci. Rompiamo le uova. Un pizzico di sale e pepe. Sbattiamo. Un goccino di olio in padella. E cuociamo questa frittatina che va all'interno del nostro rollè di tacchino. Non mettiamo altri aromi perché comunque è già abbastanza carico, così diventa un secondo piatto, un piatto unico abbastanza completo e importante. Mentre la frittatina cuoce, cuociamo per pochissimi minuti gli spinaci. Questi cuociono in circa 2 minuti, non mettete troppo sale all'interno dell'acqua degli spinaci. Giriamo la nostra frittatina. Possiamo spegnere la fiamma della frittata. È arrivato anche il momento di togliere gli spinaci dalla padella e li andiamo a mettere in una ciotola in cui abbiamo messo dell'acqua fredda. Questo secondo piatto è un secondo piatto che potete fare per le occasioni o comunque anche per cena. E li scoliamo per asciugarli. Mettiamo la pellicola che aiuterà ad arrotolarlo e cercheremo di unire le fettine di fesa di tacchino in modo che venga fuori, vedete, come un pezzo unico da arrotolare. Mettiamo prima un goccino di olio sopra e ungiamo per bene, un pizzico di sale e pepe. Le foglie di spinaci le tamponiamo, devono essere ben asciutte. Mettiamo le foglioline di spinaci. Il bello di questa ricetta è che è molto versatile, potete riempire il vostro rollè di tacchino come preferite, verdure di stagione, funghi, formaggi. Il formaggio, ecco, aiuta a rendere più umido e quindi filante il rollè di tacchino. Però dipende poi dai gusti, c'è chi ci mette anche dei salumi, altro tipo di carne, veramente lo potete farcire come desiderate. Per renderlo più originale potete fare un contorno di funghi come stiamo facendo noi, invece del classico contorno di patate. Mettiamo la frittatina, ovviamente deve essere molto sottile, e le fettine di formaggio. Secondo noi farcito così è davvero una meraviglia, è la farcitura che ci piace in assoluto. A questo punto possiamo cominciare ad arrotolarlo. Possiamo considerarla la parte più complicata della ricetta perché altrimenti l'avete visto, è abbastanza semplice, e farete un secondo piatto importantissimo. Una valida alternativa al classico arrosto di vitello per il pranzo della domenica o i menù di Pasqua, Natale, così via.
La pellicola, vedete, ci aiuta a sigillarlo bene. Facciamo passare lo spago, vedete, da sotto, lo leghiamo. E vedete, lo passiamo da sotto, arrotolandolo attorno al rollè. Questa operazione potrebbe sembrare complicata, ma basta mettersi un po', seguire, vedete, il nostro tutorial e andrà bene, non preoccupatevi. Annodiamo e ce l'abbiamo fatta. Olio, il rosmarino, preriscaldiamo il forno a 180 gradi ventilato. Nel frattempo accendiamo la fiamma e in una padella andremo a sigillare il nostro rollè di tacchino. La padella è calda, lo rosoliamo 3-4 minuti per lato. Rosolato tutto, vedete, versiamo il vino bianco. Possiamo spegnere la fiamma, un po' di sale, pizzico di sale nell'acqua, e la versiamo. Questa è una padella a cui si toglie il manico, quindi andremo a mettere direttamente così poi il rollè di tacchino in forno. A 180 gradi ventilato. Mentre il rollè cuoce togliamo le parti più dure dei funghi. Questi sono funghi cardoncelli tipici pugliesi, li abbiamo trovati a buon prezzo e li abbiamo quindi presi per fare questo secondo piatto. E vedete, li tagliamo così a metà. Questi li abbiamo sciacquati velocemente sotto acqua corrente molto tempo prima, in modo che si asciugassero, perché devono essere ben asciutti poi. In ogni caso potete utilizzare qualunque tipologia di fungo grande. Una fettina di aglio, un po' di prezzemolo tritato,
Condiamo i funghi con sale, prezzemolo e aglio e pepe, olio, dopo 50 minuti di cottura andiamo ad aggiungere i funghi in padella. Vedete, li aggiungiamo direttamente nel forno. Ogni forno è diverso, quindi controllate il rollè di tacchino, giratelo. Se si asciuga l'acqua aggiungete un altro bicchiere da 100 ml. Un po' d'acqua noi ce la mettiamo. Facciamo cuocere altri 15 minuti per un totale, quindi nel nostro caso, di 1 ora e 5. Però ripetiamo, ogni forno è diverso, quindi potrebbe essere 1 ora e 5, 1 ora e 10, dipende dal vostro forno. Quindi dopo 1 ora e 5 minuti di cottura lo sforniamo. Ed eccolo qui, guardate che bell'aspetto, un secondo piatto estremamente invitante. È ancora caldo, l'importante è avvolgerlo nella carta da forno, almeno per una mezz'oretta, diciamo, prima di tagliarlo. Guardate che bel sughetto poi hanno rilasciato i funghi, potete metterlo direttamente nel piatto quando lo servite. Allora, il tacchino fantastica, è molto succoso. È proprio come piace a me. Mamma, hai fatto un'altra ricetta favolosa. Grazie. Sei gentile. Approvato. È la prima volta che mangi un rollè di tacchino, vero? Con gli spinaci. Con gli spinaci, che delizia. E crosticina e funghi. Buono.